Ciao a tutti ragazzi! Buongiorno! Bentornati bentrovati. Oggi con una nuova Novità! che sarebbe una nuova demolizione, quindi non ricostruzione. Perché noi... Vabbè, demolizione per ricostruire. Esatto, procediamo così. Mettiamola così. Allora, Cosa stiamo guardando qua a terra? Qua c'è una cosa qui che vi stiamo guardando, ragazzi. Non siamo... L'avete vista nella copertina, quindi già potete immaginare di cosa si tratta. Non ci sta cadendo l'occhio. C'è un signore che ci scrive sempre dei commenti, dei consigli, dei commenti, che ci fa venire dei dubbi, che si chiama Guido. Guido, che ormai è la nostra guida spirituale di questo camper. Che sarà nominato in questo video. Che sicuramente mentre lo stiamo registrando, mentre lo stiamo pensando... Gli fischiano le orecchie. Se non lo sta vedendo gli fischiano già le orecchie e dice qualcuno sta parlando di me. E appunto, ragazzi, noi stiamo guardando una cosa che lui ci ha commentato più volte. Cos'è questo, ragazzi? Non so Ve lo se ricordate questo? Praticamente sono i nostri passaruota che erano già montati sul camper, fissati, finiti, stuccati, mancava solo che li verniciavamo. Avevamo già dei dubbi, c'erano dello spazio tra la ruota e il passaruota superiore. Quando l'abbiamo costruiti inizialmente abbiamo fatto riferimento al passaruota vecchio comunque. Diciamo che, come l'avevamo fatti? Forse potevano andare, ma non è detto perché. Perché noi proprio per questo l'abbiamo fatto abbassare sulla sala anche il camper, per capire quanto spazio ci fosse, ma siccome la sala non è funzionante... Questa sala è bloccata praticamente. Non ci dà indicazioni. Sì, quindi noi ci siamo ripresi di nuovo la misura dei passaruota vecchi, che abbiamo ancora qui dietro casa, e quindi siamo andati a prendere la misura. Questi passaruota che avevamo fatto erano più bassi di circa 7 cm. Sì. Invece di avere 23 cm ne avevano 16. Diciamo che 7 cm potrebbero non fare la differenza, potrebbero fare la differenza. Noi nel dubbio rifacciamo tutto, li rifacciamo. E li rifacciamo come? Li miglioriamo una volta che ci siamo. Quando l'abbiamo montati abbiamo pure detto se fosse stato oggi l'avremmo fatti diversi. Ecco, facciamoli. Li rifacciamo ragazzi, noi questo campo lo rifacciamo di nuovo. Quindi 2 camper in uno. No, basta però, questa volta Basta, questo proprio la chiudiamo non smontiamo qui, niente. non smontiamo più niente. Anche se ci sono altre cose che non vanno, le lasciamo. Questa era una cosa diciamo strutturale molto importante, quindi non potevamo rimanere col dubbio, perché una volta messo poi l'assale buono, funzionante, non potevamo rimanere col dubbio che messo il peso del camper con tutti noi a bordo, la ruota andasse a toccare il passaruota. Giustamente poi con tutti i mobili dentro vai a modificare tutto. Quindi meglio ora che più tardi. Quindi ragazzi, vi rendiamo partecipi anche dei nostri errori e io direi di andare adesso a ricostruirli come si deve. Sì. Vi facciamo vedere come abbiamo pensato, perché uno l'abbiamo già tolto e quasi ricostruito. Ci andiamo a finire questo qui e andiamo a ripetere tutti i passaggi sull'altro insieme a voi. Che saranno già più facili perché ci siamo fatti così per Come al riuscire a solito. farlo. Anzi, comunque vorrei dire ragazzi, che le strutture Le abbiamo fatte benissimo perché le noi abbiamo spillette. fatto la verifica. stiamo verificando anche le strutture che stiamo facendo e sono veramente molto forti. Non è facile smontarli, quindi ottimo. Stiamo anche verificando noi con la scusa. Vabbè. Andiamo ragazzi. Ragazzi, vi faccio prima vedere cosa abbiamo fatto. Abbiamo modificato tutto. Vi faccio dare una sbirciatina su come abbiamo modificato. Abbiamo completamente cambiato tutto. Perché avevamo anche un altro problema. Cioè non era solo il problema dell'altezza, ma c'era anche il problema di questa struttura che noi avevamo lasciato per andare a chiudere poi qui successivamente. E il fatto che la ruota, come vedete, come diceva anche Guido, anche nella parte orizzontale sarebbe andata ad urtare. Diciamo che noi ancora questo qua dovevamo capire come modificarlo. O lo tagliavamo un po' leggermente, perché qui c'è vetroresina, lo potevamo tagliare di altri 5 cm. Però comunque la ruota non poteva andare a 15 cm sopra, neanche a 13, perché avrebbe urtato su questa parte qui. Quindi modifica che abbiamo fatto è questa. Ragazzi, praticamente questo è il nostro prototipo. Direi che abbiamo stravolto praticamente tutto quello che avevamo fatto prima. Adesso è arrivato il momento di andare a ricostruire quell'altro passaruota. Però prima dobbiamo smontarlo. Vi faccio vedere com'è complicato smontarlo. Ragazzi, scriveteci intanto cosa ne pensate di questa idea. Nel frattempo io mi metto all'opera e iniziamo la demolizione. Mamma mia, non si apre. Non si apre, ci sono solo le spillette e la tight bond c'è qua. Mamma mia, impressionante.
Ragazzi, guardate quanta leva sto facendo, non si scolla? Non si scolla, non si scolla. Devo romperlo per forza. Si è spezzato, ma non si è scollato, ragazzi. È fatto bene, è fatta bene, la struttura è fatta bene. Resistente, prima cadeva a pezzi, ragazzi. Ora lo smontiamo a pezzi di nuovo. Ragazzi, con molta difficoltà ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a togliere la tavola superiore. Tavola superiore che dovevamo togliere per accedere alle viti che abbiamo giustamente messo per fissare il passaruota alla struttura. Vediamo un attimo se riusciamo a togliere questo. Ok. Ovviamente ragazzi, questi erano dei passaruota che erano stati coibentati. Quelli che faremo adesso non avranno la coibentazione, saranno nella panca e sotto i mobili, quindi comunque avranno la coibentazione dal mobile. Quindi comunque abbiamo preferito semplificarci il lavoro, però farli strutturali e abbastanza ermetici. Io direi di continuare a smontare. Ragazzi, è il momento di svitarci le viti, se troviamo l'inserto giusto. Ok ragazzi, ed è 1, e 2, e 3, e 4. È impressionante. Perché? La velocità con cui l'hai fatto. E 5, e 6. Non faccio nemmeno in tempo a riprenderlo, E ragazzi. 6. È inutile. E qua? E 7. Poi non l'ho messa. Vedi, avevo imbrogliato ragazzi. Abbiamo scoperto che avevo imbrogliato, manca una vite qui. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Ragazzi, dopo tanta fatica ce l'abbiamo fatta. Guardate che brutto, non eravamo proprio soddisfatti di questo passaruota. Succede così, succede questo. Torniamo indietro. Torniamo indietro per andare avanti, però Più consapevoli, con cose migliori e più nuovi di prima. Ragazzi, non potevamo farlo dopo e rischiare di dover smontare poi mobile e tutto. Momentaneamente abbiamo il foro pronto. Dobbiamo ovviamente prendere le misure dall'altro lato e riportarle su questo lato qui, in modo da avere le stesse dimensioni per entrambi i passaruota. Quindi togliamo tutto per il momento. Ok. Quindi ci andiamo a prendere la misura dalla parte posteriore, 131, 208 e mezzo. Quindi riportiamocela da questo lato, 131, 208 e mezzo. Adesso dobbiamo prenderci la misura dalla vetroresina esterna al taglio interno. Vetroresina esterna, 31 e mezzo. 31 sì, qua c'è già tagliato, quindi va bene. Segniamoci il taglio. Noi faremo questo taglio per andare a salire ancora di più col nostro parafango, perché il parafango, essendo di questa dimensione, per inserirsi e alzarsi un po' di più dobbiamo effettuare questo taglio. Dopodiché dobbiamo andare ovviamente a tagliarci la struttura, come abbiamo fatto dall'altro lato. Dobbiamo segnarci l'altezza, quindi l'altezza del taglio, come abbiamo fatto da questo lato, e abbiamo 22 e mezzo e 22 e mezzo da qua. Allora ragazzi, andiamo con il seghetto alternativo a tagliarci quello che riusciamo della parte del pavimento. Adesso dobbiamo andare a posizionarci la struttura a filo del segno che ci siamo fatti sotto, calcolarci lo spessore, quindi tagliarci la struttura dello spessore del nostro passaruota. Come abbiamo fatto dalla parte opposta, abbiamo tagliato e siamo entrati dentro con la struttura, appunto, perché dobbiamo arrivare alla vetroresina esterna, in modo tale che andiamo a poggiarci alla vetroresina esterna e andiamo a chiuderci. Armiamoci di oscillatore e procediamo con il taglio. Questa è la situazione.
abbiamo camperito aperto. Ora dobbiamo andare a rifinire tutto quanto, ovviamente, perché abbiamo lasciato più vetroresina per arrivare a filo di questa passaruota. Adesso non ci rimane che andarci a rifinire tutto e a tagliare tutto. Ovviamente andremo a togliere le parti grosse ancora con l'oscillatore e lo rifiniremo con la nostra fresa. Ragazzi, allora buongiorno, noi siamo tornati, è un altro giorno rispetto al video di prima. Dobbiamo andare con la fresa a rifinire tutti quanti il taglio e farlo in modo preciso. Adesso ci prendiamo il passaruota che abbiamo già precedentemente costruito e ce lo dobbiamo andare a ricreare. Ci creeremo il rettangolo, quindi i due fianchetti e la parte superiore, e successivamente andremo a crearci gli angoli a 45 gradi. Quindi procediamo e andiamo a prendere la tavola e andiamo a tagliarla. Questi benedetti angoli che ci hanno fatto impazzire l'altra volta. Chi ci segue su Instagram l'ha potuto vedere. Eh sì, perché erano fuori squadro le tavole, quindi... Vediamo oggi, tenete le dita incrociate, ragazzi. Vediamo ragazzi, vediamo. Qui, seguendo i vostri consigli suggeriti tramite Instagram, facciamo varie prove per capire come sistemare la tavola al meglio e quindi a togliere il fuorisquadro, nonostante il fatto che questa sega non tagli completamente a squadro. Ok ragazzi, abbiamo tutti i pezzi pronti per crearci il secondo passaruota. Quindi i due angoli a 45 gradi, i due fianchetti e la parte superiore. Andiamo quindi a creare quest'altro passaruota. Ne abbiamo fatte 4, 5. È esagerato. 80. Eh sì. Forse per questo, guarda, come strutturalità, carri armati potresti costruire. Sì, carri armati costruiamo noi. Vabbè, camperito è armato. Dobbiamo fargli il colore adeguato. Infatti volevo farlo a effetto militare, col verde militare quasi quasi. Ok ragazzi, abbiamo i due fianchetti montati. Va bene così. Sì, va bene. Giusto? Sempre più sotto, non... ecco. Ok ragazzi, visto che adesso abbiamo la prima parte della passaruota, Giustina sta andando a togliere la pellicola alla vetroresina in modo da segnarla con la matita per poter rivestire tutta quanta la parte della passaruota. Quindi ci andiamo a creare tutti quanti i pezzi che andremo ad assemblare e ad incollare su questo legno. Ovviamente ci calcoliamo anche il listello del pavimento in modo tale che la vetroresina andrà a sovrapporsi a questo listello. Primi pezzi pronti ragazzi. Ragazzi, dopo ore, siamo quasi pronti per incollare la vetroresina. E dopo tanti bisticciamenti con Giustina... Ragazzi, fateci sapere se volete una live di tutto quello che facciamo qua dietro le scene, dietro le quinte. Non so più parlare dopo che sto con lui per tutte queste ore. Oggi è strano il ragazzo. Sono stanco oggi, ragazzi. È stanco e mi Dai, sta pulisci la facendo stancare vetroresina, pure a dai. me. Dai, i guanti li hai preparati, no? No. Ah, ma ti pigli una cosa pure tu. Ragazzi, è arrivato il momento di incollare, dai.
Dai Giustina, sei pronta? Quale delle due vuoi? Ok, ragazzi, vi faccio vedere la spatola che utilizzeremo, una spatola in plastica, ci stiamo trovando molto bene. Prima usavamo quella in ferro, ma con questa, siccome ha dei denti molto più larghi ed è anche molto più flessibile, riusciamo a stendere meglio la colla. E abbiamo anche una tenuta migliore. Peccato di non averla scoperta per le pareti, però va bene. Allora ragazzi, ovviamente noi abbiamo posizionato la struttura sul pannello di chiusura, ci siamo segnati la sagoma e andremo ad inserire la vetroresina in questo modo e andremo ad avvicinarci. Come potete vedere, la vetroresina tocca la nostra struttura. Successivamente noi andremo con gli altri pezzi in battuta, quindi creeremo una battuta, quindi uno spazio tra vetroresina e vetroresina che ci permetterà di inserire un altro po' di sigillante e sarà una sicurezza in più per l'acqua, che poi andremo a sigillare con un attrezzo che poi vi farò vedere, che permette anche una sigillatura più grossa. Per quanto riguarda l'effetto tegola che vi stavo dicendo prima, vi faccio subito vedere come faremo. In realtà noi dovremmo iniziare da sotto, quindi mettiamo la prima, poi mettiamo la seconda che sovrasterà la prima nella parte di sottostante e metteremo l'ultima, che sarà l'ultima quella di sopra, che sovrasterà la seconda, in modo tale da avere un effetto tegola. E tutto questo sarà poi successivamente sigillato. Quindi andiamo ad incollarci tutti questi pezzi e andiamo ad assemblarli, ragazzi, dai. Dai, Giustina, dai. Ok ragazzi, ci siamo, dai. Allora ragazzi, siamo in posizione con i nostri passaruota nuovi. Dobbiamo andare a fare una piccola modifica. Ci manca da togliere giustamente 1 millimetro perché questo nuovo passaruota, essendo una cosa artigianale, è 1 millimetro più grande di quell'altro. Facciamo l'ultima fresata e lo andiamo a posizionare e vi faccio vedere anche come taglieremo e posizioneremo la vetroresina che abbiamo fatto uscire leggermente fuori sul lato, che è il lato esterno. Ragazzi, ora vi spiego come faremo il taglio, perché la vetroresina di questo passaruota l'abbiamo lasciata uscire di 4 mm sul lato, perché siccome noi all'esterno abbiamo la vetroresina e i 4 mm di pioppo, sul nostro passaruota abbiamo lasciato 4 mm in modo tale che la vetroresina andrà a toccare l'altra vetroresina e il pioppo andrà a appoggiarsi su questa vetroresina. Dobbiamo andare a tagliarci precisamente questa sagoma in modo tale che lo spessore del pioppo vada a colmare quello che abbiamo lasciato noi e la vetroresina andrà all'esterno. È un procedimento molto delicato perché noi dobbiamo tagliare solo il pioppo e non la vetroresina esterna, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Dopo aver fatto il primo passaggio con l'oscillatore andiamo con la taglierina. Perché ragazzi con la taglierina? Perché la taglierina taglierà il pioppo, mentre non possiamo tagliare la vetroresina con la taglierina, quindi anche se noi andiamo a toccarla con il taglierino non succede nulla. Faremo sempre molta attenzione. Like e iscriviti, like e iscriviti, like e iscriviti. Ok ragazzi, ok. Quello che intendevo dirvi prima, i 5 mm di quel passaruota dovranno andare in questo modo. Praticamente ci andranno oltre il pioppo, ci poggeranno all'esterno e qui noi avremo il legno che andremo ad incollare al nostro pioppo, perché noi abbiamo bisogno che il legno e il legno si incollino tra di loro. Così noi nella parte sottostante abbiamo la vetroresina che ci va in battuta e quindi siamo sicuri al 100% che l'acqua non possa entrare. Ragazzi, allora prima di procedere dobbiamo ovviamente andare a inserirci un listello qua dentro, quindi abbiamo scavato, come potete vedere, per poter inserire un pezzo di legno con della colla in modo tale da avere una parte strutturale che poi possiamo andare a rivestire con la nostra vetroresina. Qui giustamente è tutto a filo in modo da andare successivamente a inserirci la vetroresina incollata qui e poi sigillata per bene. Abbiamo già pronto il listello, ce lo andiamo a tagliare a misura e lo andiamo a inserire all'interno. Lo inseriamo, vediamo fino a dove arriva ragazzi. Andiamo a segnarci fino a dove dobbiamo tagliarlo.
Pezzo pronto. Perfetto ragazzi, siamo a filo. Io direi di andare a inserirci abbondantemente un po' di colla e poi andiamo a spillare nella parte superiore. Ragazzi, andiamo a metterci le spillettine, quindi ci prendiamo il pannello superiore del pavimento e il listello che c'è qua. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Abbiamo fatto un lavoretto con i fiocchis. Non ci rimane che fare lo stesso lavoro dall'altro lato. Ragazzi, allora questo è il pannello di pioppo che ci simulerà il pioppo della parete. Lo stiamo posizionando e lo stiamo andando a rifilare la vetroresina che sporge oltre questo spessore qui. Andiamo a pulire tutto quanto per bene con dell'alcol, quindi sul pavimento andiamo a pulirci con un po' di carta e dell'alcol, in modo tale che il nostro silicone vada ad aderire molto bene. Andiamo a pulirci la nostra vetroresina, come dice Giustina, che è sempre buono. Adesso ci siamo pronti per andare a sigillare, ad incollare. Abbondante sigillante. Il sigillante sta uscendo fuori e quindi si sta creando un cordone, come potete vedere. Si riesce a vedere, non so. Con questa immagine finale dei passaruota finalmente finiti, vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Ci vediamo venerdì prossimo, un bacione, ciao!